Questa è una zona centrale di Roma. Questo muro qui, che sono le mura aureliane, sanciscono praticamente il dentro Roma e il fuori Roma, però comunque questo rimane centro e c'è una differenza abissale tra quella area qui, quest'area qui, dentro le mura e questa fuori, cioè tu fai 5 metri, 6 metri, quelli che sono, qui cambia tutto. Banalmente in quest'area qui, tutte le sere, quelle in cui c'è tanto movimento eccetera, succede che spaccano i vetri. Qui spaccano i vetri. Spaccano i vetri delle macchine. Spaccare il vetro della macchina dà grande insicurezza al cittadino perché tu ti ritrovi un danno enorme, quasi probabilmente un furto ridicolo di pochi spicci. Il problema qual è? È che un finestrino in media per farlo riparare, per farlo sistemare, si parte dai 100-150 euro a salire, specie di macchine poi anche di un certo livello. Lo fanno perché sono disperati, cioè tu considera che persone che hanno bisogno di 5 euro, 10 euro per coprire i propri desideri, le proprie dipendenze, spaccano tranquillamente il vetro della macchina se vedono una... Ecco, il rischio quale può essere? Un libro, un contenitore che tu non sai cosa c'è dentro, prende, arraffa quello che può. Il vetro della macchina non si rompe. Guarda, banalmente lo sai che cosa utilizzano? I martelletti, quelli che stanno sui treni regionali, i treni questi di collegamento, c'è quel martelletto rosso che si usa per infrangere il vetro, tu lo stacchi, te lo prendi e lo rompi. Quindi qua una macchina dopo l'altra? Sì, questo è stato per un periodo molto bersagliato, vedi? Guarda. Cioè, considera che nonostante sia stato pulito, vedi tutti i vetri, a seconda delle sere continuano a starci. Qui oltre che il centro tu c'hai una stazione ferroviaria che è la stazione Via Ostiense, la stazione della metropolitana che comunque è una di quelle più grandi, importanti, la prima bella all'aperto, e poi c'hai la Roma Lido, c'hai tre poli in uno praticamente, oltre il capolinea dei bus, perciò questo è un luogo di interesse molto importante e da qui, se qualsiasi cosa succede, a piedi arriva al centro, perciò un turista che prende un B&B qua, un hotel lì eccetera, da qua si muove tranquillamente. Qual è il problema? Che la percezione spesso del turista qua è anche di pericolo, specie la sera. Poi ti porto a vedere per esempio alcune zone dove stanno i B&B. Ciao ragazzi! Quando vedi gli alcolici in giro, sai che a un certo orario la movida. certo, scatta anche un po' la violenza, perché sai, l'alcol è uno di quei acceleratori di violenza in alcuni casi. Noi cammineremo su questo lato strada, durante il giorno vedi persone con la bottiglia, con la birra, eccetera, già in uno stato confusionale. C'è da dire una cosa, le bottiglie di vetro a Roma sono diventate armi a portata di mano di tutti, perché quando qualcuno vuole commettere qualcosa, un reato, usa la bottiglia di vetro che trova al lato della che strada. trova al lato della strada, perciò ti spacchi il coccio, diventa un'arma, la tiro, capito, diventa comunque un oggetto che può far male. Poi vedi qui lungo strada spazzatura buttata, persone buttate, dove è avvenuto per esempio quei ragazzi che ti dicevo. Ecco. Qui c'è un locale dove puoi prendere la pizza, qui c'è il classico negozio bangladino, lo chiamiamo a Roma, dove puoi prendere bevande, cose a tutte le ore perché è sempre aperto, ti metti qua, magari ti bevi una birra, arriva una macchina, ti riempiono le botte, accoltellano e se ne vanno. Ed è qui che è successo? Qua, ragazzi, lì c'è la piramide, lì c'è l'accesso al centro, qui tutte le stazioni, lì c'è la sede principale della CEA tra l'altro, tra le varie cose, perciò stiamo parlando di una zona che non è la periferia, è il centro di Roma e i turisti ci vengono. Ciao! E più nell'abbandono cresce il degrado, arrivano i problemi. Esatto, vedi, chiusa la saracinesca, vengono qua, fanno i bisogni, la notte qua, terra di nessuno. terra di nessuno, poi basta chiedere a chi ci abita. Ma abitate in zona voi? Com'è qui la sera? Disastro, no? Io sto dicendo io, però magari... La via principale Ostiense no, le traverse. Le traverse, sì, infatti l'ho portati qua proprio per fargli vedere qual è la situazione. Una traversa che diventa invivibile, no, la principale no, lavano tutte le sere. Anche se l'altra sera però hanno accoltellato 2 ragazzi al 10, lì dove sta il bangladino. Sì, voi di qua, sì. Va bene. Complimenti per le tue dirette. Grazie. Ok, grazie mille. A voi buon lavoro. Arrivederci. Ah no, la ditta si chiama Benito. Ha vinto l'appalto Benito. Questo è un passaggio pedonale, vedi? Guarda
tra le perdite di acqua e gli escrementi degli animali, dei piccioni, adesso nonostante abbiano, vedi, ripulito tutti i palazzi, li hanno riscritti tutti, questo ci sta ormai da mesi, cioè vedi l'abbandono vero e proprio è questo. Anche cioè, la disattenzione, dici. però vedi, io ripulisco un palazzo per intero ed è già completamente riscritto. Questo ti fa capire. Ma questa è una rabbia, come dire, metropolitana, nasce da che cosa? No, sai, anche un volersi far vedere, perché poi ogni singola firma, ogni singolo tag serve al ragazzino, al ragazzetto per dire: ah, guarda, ho fatto quello, l'ho fatto anche nei posti più difficili, sotto una telecamera, magari l'ho fatto sotto al coso della polizia. Cioè, per loro diventa un modo di esprimersi e di farsi vedere e dire: guarda, questo so io. Poi magari si fanno le foto e se le condividono. Dicevo, questo qui è il classico monumento industriale, cioè siamo passati dal centro di Roma, i classici monumenti come possono essere le mura aureliane, la piramide, tutto il museo, quello della piramide Ceste, tutte le aree intorno, alla zona invece industriale. Qua c'è un simbolo, no? Sì, qui fino a, diciamo, meno di 100 anni fa lavorava Roma, funzionava, c'erano le fabbriche da una parte e dall'altra. Questi grossi bracci prendevano proprio i carichi delle navi che arrivavano qui sul Tevere, il famoso porto fluviale che dicevamo prima, li portavano dentro e si lavorava. E ancora oggi si lascia così perché, per esempio, viene utilizzato per iniziative anche culturali, eccetera. Manca il contenitore del gas, cioè questa era la struttura. Okay. Il gasometro, esatto, il gasometro era un cilindro che stava all'interno. Più era pieno, più sto cilindro saliva e meno era, e più scendeva, capito? Ma questa era un'area enorme a livello industriale e di là c'era la Miralanza. Questa che noi andremo a vedere adesso è l'ex Miralanza, cioè una delle fabbriche di saponi, detergenti, eccetera, più importanti. Questo è il ponte. Questo è di recente costruzione, vabbè, vandalizzato, con le moto, di tutto, asfalto rotto. E qua sotto, per esempio, c'è l'area di manutenzione del ponte, che è stata trasformata nel tempo in un ritrovo, in un rifugio. Salve. Cioè ci vivono? Sì, anche, ci vivevano, poi adesso credo sia talmente piena che, a meno che non vogliano vivere, l'hanno pure transennata, hanno buttato giù le transenne, guarda. Questa era la porta, l'hanno spaccata. Questo luogo ti permette di andare in tutte le aree del ponte a fare manutenzione, ma non è più accessibile. Non si può andare più? Ma no, vedi, c'è talmente tanta spazzatura e probabilmente anche cose pericolose, perché sotto sto mucchio di spazzatura ci saranno pure topi, residui che non so cosa. Cioè, io personalmente non c'entrerei, ma questo costeggia tutta la struttura poi sotto del ponte. Se tu devi, per esempio, fare un'ispezione per vedere se c'è una crepa o qualsiasi cosa, tu devi passare qua. E so anni che sta così, non è un mese, 2 mesi. Io ho fatto un servizio l'anno scorso e stava sempre così. Più passa il tempo, fra un po' sarà talmente pieno. E poi per arrivare a buttare la spazzatura qui dentro ci devi venire, cioè quella è la follia. Sistemato. Guarda, pulito non l'ho mai visto pulito. Queste in teoria erano messe qua per impedire che la gente, esatto, scendesse come in quel caso lì. Questo è il famoso Ponte della Scienza, che è veramente di recente costruzione, ed è un ponte pedonale che è nato praticamente per collegare 2 quartieri. Qual è il problema? È che, come avrete visto prima, mentre stavamo lì a parlare, sono passati pure con gli scooter, con le moto, eccetera, perché col fatto che quell'altro ponte è chiuso, la gente in civile prende e ci passa sopra. Questo è un ponte che dovrebbe essere vissuto come luogo proprio d'aggregazione, con le panchine, le luci e tutto, e ci vengono poi quelli del quartiere, c'è la vista del fiume da una parte, c'è gli scheletri industriali dietro, e adesso noi, attraversando dall'altra parte, abbiamo un'altra zona che da una parte è morta e dall'altra hanno provato a riportarla in vita. Allora poi ognuno fa un po' come gli pare, chi parcheggia sul marciapiede, chi inizia a bere le birre, chi vandalizza, perché questa è una via altamente vandalizzata. Addirittura qua si sono portati via i pezzi di copertura dei muretti. Questi qua diventano ottimi mattoni per chi vuole fare costruzioni abusive. E tu dirai, ma ti pare che li utilizzano? Guarda,
Qui se guardi parecchi sono spariti, mano a mano che andiamo avanti ce ne sono sempre meno. Staccati e portati via perché non è che stanno qua per terra. Sì, sì, li staccano e se li portano via. Poi alcuni sono più adatti, altri meno adatti, no? Per esempio, magari queste qua ti diventano tegole per un tetto e tu dici, ma dove? Ormai l'economia vive anche di questo. Sì, guarda, qui sono stati proprio tolti tutti, già. Tutti, Non c'è più mattone. Qui manca anche la pavimentazione, perciò lì dove È servito un pavimento. a qualcuno è servito un pavimento perché vengono via tutto e qua inizia il vero degrado, i problemi, le difficoltà. Questa zona qui era abitata, è andata a fuoco e ancora adesso ci abitano qui all'interno. Qui per esempio venire la sera non è proprio consigliatissimo, eppure è un punto di raccordo importante. Guarda, qui siamo allo stesso livello del gasometro, cioè praticamente un monumento industriale di una delle fabbriche italiane più importanti che era avanti anni luce e qua ti accorgi di che cosa è la situazione. Guarda, montagne e montagne di rifiuti, ma montagne, cioè. Guarda, sedie, letti, reti, tende, passeggini. Materassi, Sì, mobili di vario tipo. e se vieni un po' più qua, oltre le fronde, guarda, qui ci vive una comunità che ricicla, vedi, porta rifiuti. Qualche oggetto nello specifico, che ne so, i passeggini, prendi qualche... Qui poi è tutto pericolo crollo, cioè questa struttura rischia di crollare. Qui ce ne abita un'altra, sono separate, c'è una rete tra loro due. Perciò qui è un gruppo, qui c'è un altro gruppo, qui addirittura hanno anche la luce. Qui la sera se vieni è illuminato, ci sono i stendini, perciò hanno un po' d'acqua e anche qui hanno montagne e montagne di spazzatura e vivono lì dentro. Guarda, lì c'è la porta d'accesso, se tu entri dentro, essendo una fabbrica, ognuno ha il suo, chiamiamolo piccolo spazio. Perciò dici, sti mattoni a che ci servono? Probabilmente ci hanno costruito pure dentro. Cioè tu immagina, no? Questo è il percorso d'accesso. Poi chi vive qui dentro vive in situazioni precarie, quello può crollare da un momento all'altro, la situazione igienica non oso immaginarla perché stai comunque in mezzo al nulla e intorno c'hai solo rifiuti. Sì, vedi, qua è una tonnellata di rifiuti, materassi, poi questi con l'acqua, la pioggia, lo sporco, poi uno magari fa il bucato, guarda tutte mosche, sotto ci sarà qui acqua stagnante da chissà quanto tempo, sta roba si inzuppa, però si sente l'odore di fresco, di bucato, cioè comunque è stato pulito. Di recente, vedi, hanno costruito pure sta struttura di mattoni, questi sono mattoni nuovi, e c'è un'area bagni qui dietro e lì c'è un'area praticamente, credo riciclo, non lo so. No, è vissuto, si vede, ma magari adesso qualcuno starà dentro, altri sono in giro. Questa è la cucina in pratica. Sì, Ma questa è proprio una casa. sì, sì. No, è una cucina da campo, chiamiamola così. Insomma, mica tanto. Ho detto, sono tutte, vedi, sono tutte baracche perché fa all'interno. all'aperto. Vedi, baracca proprio costruita, chi ha fatto una tenda, chi ha messo su, però guarda sopra per esempio il soffitto di là. Lì è tutto a rischio crollo, guarda le travi a vista. Sì, beh, ovvio per non rischiare, ma c'è anche chi dorme dentro, perché continua dopo. Certo, poi se piove. No, è una situazione abbastanza difficile, come puoi immaginare. Vivono tutti insieme. Buongiorno. Qualcuno, buongiorno. Come sta? Vieni qua. Sta dormendo? L'abbiamo disturbata? L'ho svegliata? Stava a letto. Vabbè.
Ah, vedi, Dai. però c'è tutta la camera da letto col quadro. Oggi non piove, dai. Eh. Si sta bene. Quanti siete ad abitare qui, in questa zona? Siamo 4 famiglie. 4 famiglie. 4 famiglie. Quindi Vabbè. quante persone? Anche bambini? No, bambini no. No. No, due. 2 e 2, 8 persone. Sì. Da quanto tempo siete qui? Siamo quasi 3-4 mesi. 3-4 mesi. Si sta bene? Bene, sì. Di dove eri? Romania? Romania, Romania. Siete tutti rumeni qui? sì, tutti. Eh sì, avevo conosciuto anche l'altra comunità che stava dall'altra parte. L'altra parte tutti rumeni. Sì, anche loro erano tutti rumeni. Loro erano più famiglie però dall'altra parte, mi ricordo. Ma qui avete la luce, avete il gas o no? Luce sì, vedi, lampadine ci sono. Siamo generatori. Generatore, vedi, il gas c'hanno la bombola. Il gas con la bomba. L'acqua ve la portate voi con i boccioni? Sì, sì. Ok. Ognuno ha il suo piccolo spazio, no? Sì, Ognuno ha sì, la sua vedi, casetta. quella è chiusa per esempio col lucchetto. C'è chi c'ha la tenda, c'è chi c'ha la casa. Eh sì. Se lei 50 centesimi prende uno panini. 50 centesimi, aspetti, e se ce l'ho io gli do. Tieni, Grazie con mille. questi ci prendi Grazie, qualcosa in più. Dio ti aiuti. Figura è così Nonnino, poco. quanti anni c'ha? Io 74. 74, Ma non si sente bene o sta solo di... Un po' male. un che po' si male. sente? Raffreddore? Raffreddore là. Vuole una caramella per la gola? Io ce l'ho, io. Ah, sì, bene. sì, grazie mille. Niente, Si figuri che è così poco. c'ha un bellissimo sorriso. Si riposi allora. Scusi il disturbo. Ciao. Ciao. Bocca al lupo. Prima del generatore magari con la batteria dell'automobile riusciva a alimentare qualcosa. Sì, è un classico. Sì, vedi, questo è il lavoro sostanzialmente. Raccogli tutta la roba ai secchi e l'immondizia, raccogli quello del giorno, perciò tutti i fili, se riesci li spelli e dove non riesci li devi bruciare praticamente. Esistono delle macchine industriali spellafili che costano tantissimo, chi è più organizzato ce l'ha, chi vive così in povertà prende, fa un fuoco. Però il problema qual è? Che quando tu fai un fuoco, oltre che a inquinare tutto, sentirti male tu, e tutto intorno crei disagio. Loro stanno qui 7, 8, 10 mesi, un anno, tornano, che hanno fatto i soldi e ritornano in patria. Era normale. Dicevo, questi qua poi, da queste cataste qua, da lì, ci tirano fuori tutti i pezzi. Guarda, quello lì è un pezzo con tanta roba di rame, l'hanno tutto tagliato, quello vale. Questo rovistaggio che cosa comporta? Inquinamento, questo è inquinamento vero che rimarrà qua per anni, perché la plastica, queste cose. Questo qua, il bucato, profuma, cioè questo è stato lavato a mestiere. Qual è il problema? Poi sta qua, in mezzo alla sporcizia, in mezzo a quello, in mezzo a quell'altro, una folata di vento, eccolo lì, vedi? Lo stendino a un certo punto muore, lo lasciano lì. Cioè, qual è il problema? Generalmente se tu lasci le cose così abbandonate, queste non è che la natura le ricicla, restano lì. Questo è un grandissimo danno ambientale, oltre che sanitario, cioè quel signore all'interno non stava bene. E poi adesso tu esci, ti giri e guarda com'è tenuto quest'altro resto del luogo. Quest'area hanno dovuto mettere i cartelli area videosorvegliata ovviamente per evitare problemi, perché A fianco c'è una struttura nuova. sì, vedi, questi sono tutti gli appartamenti del centro. Vedi, il bello in contrasto col brutto. Guarda, questa comunque è una struttura recuperata, messa qui, tutto rimesso a nuovo, lucidato, perfetto. Un metro più là, disastro.